Ciao, benvenuto su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, apprezzerei davvero se ti iscrivessi al mio canale, mettessi mi piace al video e lasciassi un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che faccio ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. La risata catturò l'attenzione di Mark. Non era la prima volta che sentiva Emily ridacchiare per qualcosa sul suo telefono, ma oggi sembrava diverso. Mentre stava al lavello della cucina a guardarla dall'altra parte della stanza, c'era un bagliore sul suo viso, una sorta di radiosità che non vedeva da un po'. «Qualcosa di divertente?» chiese casualmente, afferrando una bottiglia d'acqua dal frigorifero. Emily alzò lo sguardo. I suoi occhi lampeggiavano di sorpresa prima di ammorbidire in un sorriso. «Oh, solo una meme sciocco dal lavoro», rispose, chiudendo il telefono e posizionandolo rivolto verso il basso sul divano. Mark annuì, anche se un piccolo dolore di inquietudine rimaneva. Si disse che non fosse nulla. Emily era sempre stata estroversa e amichevole. Il suo telefono una fonte costante di comunicazione con amici e colleghi. Ma qualcosa nel suo tono non quadrava. Più tardi quella sera, mentre erano seduti insieme a guardare una ripetizione della loro sitcom preferita, Mark notò che il suo telefono si illuminò. Emily lo afferrò rapidamente, digitando furiosamente prima di rimetterlo giù. «Chi è quello?» chiese Mark, cercando di mantenere un tono leggero. «Oh, solo Sara dal lavoro», disse Emily, evitando il suo sguardo. Mark non insistette. Si era sempre vantato di essere un marito fiducioso, ma quella notte, mentre giaceva a letto fissando il soffitto, il nodo nello stomaco si rifiutava di sciogliersi. Nei settimane successive, il comportamento di Emily diventò sempre più difficile da ignorare. Diventava sempre più protettiva del suo telefono, tenendolo sempre con sé, persino portandolo in bagno. Iniziò a lavorare più spesso fino a tardi, incolpando un nuovo progetto in ufficio. «Stanno davvero aggiungendo troppo», diceva con un sorriso stanco, baciandolo sulla guancia prima di uscire. Mark voleva crederle. Si diceva che fosse solo stressata, che il lavoro fosse impegnativo, ma i segni erano troppo evidenti per essere ignorati. Una sera, mentre Mark puliva dopo cena, notò Emily uscire per prendere una chiamata. La guardò attraverso la finestra mentre camminava sul patio, la sua voce bassa e urgente. Quando tornò, il suo sorriso era teso. «Chi era quello?» chiese Mark. «Solo il mio manager», rispose Emily rapidamente, passando accanto a lui in fretta. L'inquietudine di Mark si approfondì. Iniziò a prestare maggiore attenzione, cercando qualsiasi indizio che potesse spiegare il suo comportamento strano. Il punto di svolta arrivò in una tranquilla domenica pomeriggio. Emily era salita al piano di sopra per farsi una doccia, lasciando il telefono in carica sul bancone della cucina. Mark esitò, la mano sospesa sopra il dispositivo. Sapeva che era sbagliato, un'invasione della sua privacy, ma il nodo nello stomaco era diventato insopportabile. Respirando profondamente, sbloccò il suo telefono. Il codice di accesso non era cambiato. I messaggi lo colpirono come un treno merci. «Daniel, ieri sera è stato incredibile. Non riesco a smettere di pensare a te. Emily, anche io. Vorrei che potessimo restare più a lungo». Le mani di Mark tremavano mentre scorreva la conversazione. I messaggi erano pieni di flirt, scherzi interni e riferimenti a incontri notturni. C'erano anche foto, selfie di Emily con Daniel, ridendo insieme in quella che sembrava una camera d'hotel. Il suo petto si strinse mentre ricostruiva la timeline. Le sue notti tardive al lavoro, la segretezza improvvisa, il telefono protetto. Tutto aveva senso ora. Mark posò il telefono, proprio mentre sentiva l'acqua fermarsi al piano di sopra. Il suo cuore batteva forte mentre si sforzava di rimanere calmo. Non poteva affrontarla, non ancora. Quella notte Mark giaceva a letto accanto a Emily, la mente in corsa. Ogni sorriso che le dava, ogni tocco casuale, sembrava una crudele derisione. Pensava agli anni trascorsi insieme, alle vacanze, alle feste, ai momenti di risate e amore. Da quanto tempo succede tutto questo? Come può fare questo a me? La mattina successiva, mentre Emily dormiva ancora, Mark iniziò la sua indagine. Una rapida ricerca rivelò il profilo sui social media di Daniel.
era un collega di Emily, proprio come Mark aveva sospettato. Ma ciò che non si aspettava era la scoperta della moglie di Daniel, Rachel, e dei loro 2 giovani figli. Mark fissava le foto sul profilo di Daniel, una facciata perfetta di felicità familiare, una foto di Natale di Daniel e Rachel che tenevano in braccio i loro bambini, uno scatto di una vacanza al mare. Il tradimento non era solo di Daniel, ma anche di Rachel. Mark trascorse i giorni successivi in una nebbia di rabbia e cuore spezzato, ma sotto il dolore una fredda determinazione iniziava a prendere forma. Non avrebbe affrontato Emily direttamente, non ancora. Ciò le avrebbe dato la possibilità di negare, di distorcere la narrazione. No, doveva essere più intelligente. Decise di contattare Rachel inviando un semplice messaggio sui social media, cortese e nonchalante. «Ciao Rachel, sono Mark, il marito di Emily. Mi chiedevo se ti piacerebbe unirti a noi per un raduno di quartiere che stiamo organizzando. Sarebbe bello incontrare te e la tua famiglia». Rachel rispose calorosamente, ringraziandolo per l'invito e confermando la loro partecipazione. Il piano di Mark era in moto. Nei giorni che precedevano il raduno, Mark lavorò instancabilmente per preparare ogni dettaglio, non solo le disposizioni fisiche, ma anche il paesaggio psicologico che stava creando. Emily era ansiosa di aiutare, ignara delle sue intenzioni. Riempiva la casa con un'energia brillante, scegliendo decorazioni e pianificando il menù. Era quasi ironico quanto sforzo stesse mettendo nella propria rovina. «Stiamo invitando qualcuno dal mio lavoro?» chiese Emily una sera mentre esaminavano la lista degli invitati. Mark esitò, offrendo un sorriso casuale. «Un paio di persone. Sarebbe bello cambiare un po'». Emily annuì, apparentemente soddisfatta, ma Mark colse un lampo di incertezza nei suoi occhi. Si chiese se una parte di lei sospettasse. La notte prima del raduno, Mark non riuscì a dormire. Giaceva nel buio, fissando il soffitto. La mente ripassava i messaggi che aveva letto, le foto che aveva visto. Pensava a Rachel e al suo sorriso caloroso all'arrivo, completamente ignara di ciò che stava accadendo dietro le sue spalle. La sua determinazione si indurì. Non si trattava solo di smascherare Emily e Daniel, ma di giustizia per se stesso, per Rachel e per ogni bugia che avevano entrambe sopportato. La mattina del barbecue, l'alba era luminosa e chiara, una perfetta giornata autunnale. Mark si svegliò presto, il petto stretto dall'anticipazione. Emily lo raggiunse nel giardino, sistemando fiori sui tavoli e chiacchierando su quanto sarebbe stato bello avere tutti invitati. Mark la osservava, l'espressione accuratamente neutra. A mezzogiorno il giardino era pronto. Le luci a stringa attraversavano sopra i tavoli e la griglia era preparata con una varietà di cibi. Gli ospiti iniziarono ad arrivare in coppie e terzine, riempiendo il cortile di risate e tintinnio di bicchieri. Mark interpretava il ruolo dell'ospite generoso, salutando vicini e vecchi amici. Il suo sorriso facile mascherava la tempesta che si stava preparando sotto. Poi li vide. Rachel e Daniel entrarono nel giardino mano nella mano, con sorrisi cortesi sui loro volti. Daniel sembrava proprio il padre suburbano perfetto, ma c'era tensione nei suoi occhi. Rachel, al contrario, era calda e genuina, vestita con un semplice vestito estivo che svolazzava mentre camminava. Mark li accolse con un ampio sorriso, stringendo saldamente la mano di Daniel. «Felice che siate riusciti a venire», disse, il suo tono ingannevolmente amichevole. La presa di Daniel vacillò per un momento. I suoi occhi scrutavano Emily che stava immobile vicino alla griglia. Mark colse il sottile cambiamento nella sua espressione, un lampo di panico prima che lei forzasse un sorriso e salutasse. Il gioco era iniziato. Mark guidò sottilmente Rachel e Daniel verso un tavolo centrale, assicurandosi che fossero seduti con altri ospiti dal posto di lavoro di Emily. Emily evitava lo sguardo di Daniel. La sua risata diventava sempre più forzata con ogni minuto che passava. Nel pomeriggio, Mark si muoveva tra la folla con precisione. Coinvolse Rachel in conversazioni amichevoli, chiedendole dei suoi figli, dei suoi hobby e della sua vita familiare. Parlava calorosamente di Daniel, del suo amore e orgoglio brillavano nelle sue parole, facendo girare lo stomaco di Mark, ma lui mantenne la compostezza. Nel frattempo,
Emily si stava sgretolando. Continuava a guardare Mark come se cercasse di valutare il suo umore. Anche Daniel stava diventando sempre più teso, la sua risata forzata mentre rimaneva vicino a Rachel. A un certo punto, Mark vide Emily avvicinarsi a Daniel vicino al tavolo delle bevande. Parlavano a bassa voce, i loro volti troppo vicini per essere comodi. Mark si avvicinò a loro, la sua voce casuale ma tagliente. «Tutto a posto qui?» Emily rabbrividì, la sua mano stringeva la bevanda. «Oh, sì, stavamo solo parlando del lavoro». «Del lavoro?» ripeté Mark, il suo tono carico di implicazione. «Sai, Emily sta mettendo molte notti al lavoro ultimamente. Ha detto quanto siano state impegnative le cose». Daniel impallidì e gli occhi di Emily si abbassarono prima che qualcuna delle due potesse rispondere. Rachel si unì a loro, infilando il braccio attraverso quello di Daniel. «Di cosa stiamo parlando?» chiese allegramente. Mark sorrise. «Solo questioni di lavoro, ma stavo solo dicendo a Daniel quanto sia fortunato. È raro bilanciare lavoro e famiglia così senza sforzo». Daniel tossì, quasi strozzando con la sua bevanda. Emily si tingeva di un rosso allarmante, mentre Rachel sorrideva ignara della tensione che aleggiava attorno a loro. Mark assaporava il momento mentre il sole cominciava a tramontare. Le luci sopra di loro proiettavano un bagliore caldo sul giardino. Gli ospiti erano rilassati, ridevano e chiacchieravano mentre gustavano il dessert, ma sotto la superficie la tensione era elettrica. Mark poteva vedere le mani di Emily tremare mentre raccoglieva cibo dal piatto. Daniel evitava di guardarlo nella sua direzione mentre Rachel chiacchierava felicemente con un vicino. Mark si alzò, alzando il bicchiere. La conversazione soffusa si quietò mentre gli ospiti dirigevano la loro attenzione verso di lui. «Volevo solo prendere un momento per ringraziarvi tutti per essere venuti stasera», iniziò, la sua voce ferma e composta. Emily alzò lo sguardo bruscamente. Il suo sorriso vacillò. Non capita spesso di riunirsi così, ed è un promemoria di quanto siano importanti la comunità, la fiducia negli amici e nella famiglia, e nel matrimonio. Un mormorio si sparse tra la folla. Emily si congelò, i suoi occhi si ampliarono e Mark continuò, il suo tono si indurì. «Scopriamo cose che mettono in discussione quella fiducia, cose che ci costringono a rivalutare su chi possiamo contare». L'aria divenne pesante di tensione, il volto di Emily perdette colore e la presa di Daniel sulla barba si strinse. Mark si rivolse a Emily, il suo sguardo penetrante. «Emily, vuoi dire a tutti qui delle tue riunioni notturne con Daniel o devo farlo io?» Il silenzio era assordante. Il mondo sembrava fermarsi. Ogni sguardo si voltò verso Emily, che sedeva immobile sulla sua sedia. La vivace chiacchiera e le risate che avevano riempito il giardino momenti prima furono sostituite da un silenzio soffocante. Mark rimase in piedi, il suo bicchiere ancora alzato, il suo sguardo bloccato su sua moglie. Non aveva bisogno di dire un'altra parola. Il peso della sua accusa pendeva pesantemente nell'aria. La voce di Emily si incrinò mentre lottava per parlare. «Non so di cosa stai parlando». Rachel, seduta accanto a Daniel, aggrottò le sopracciglia per la confusione. «Che cosa succede?» chiese, guardando tra suo marito e Emily. Mark fece una risata amara, scuotendo la testa. «Non sapete di cosa sto parlando, Emily?» «Devo spiegare tutto a tutti qui», si rivolse a Rachel, la sua voce tagliente e incrollabile. «Rachel, odio essere io a dirtelo, ma tuo marito Daniel e mia moglie hanno una relazione da mesi». La folla esplose in singhiozzi e mormorii. Il volto di Rachel impallidì mentre fissava Daniel, che sembrava pronto a scappare in qualsiasi momento. Rachel sussurrò, la voce tremante: «Daniel, dillo che sta mentendo». «Io?» Daniel balbettò, il viso arrossato. «Non è come sembra». Mark sbatté il bicchiere sul tavolo, il suono che fece tacere tutti. «Non è come sembra. Ho i messaggi, le foto, le ricevute dell'hotel. Davvero vuoi che entri nei dettagli?» Gli occhi di Rachel si riempirono di lacrime mentre si voltava verso Daniel. «È vero?» domandò, la sua voce alzandosi. «Dopo tutto quello che abbiamo passato, dopo tutto quello che ho fatto per te, questo è come mi ripaghi?» Daniel aprì la bocca, ma nessuna parola uscì.
Il suo silenzio fu risposta sufficiente. Emily saltò in piedi. La sedia graffiò rumorosamente il cemento. «Per favore, Mark», implorò, le lacrime che le rigavano il volto. «Parliamo di questo in privato. Non devi farlo qui». «Oh, ma io devo», rispose Mark, la voce fredda e tagliente. «Non ti importava della privacy quando ti aggiravi con Daniel, quindi perché dovrei risparmiarti ora?» La folla mormorò di nuovo. I vicini e i colleghi si scambiarono sguardi scioccati. Alcuni sembravano a disagio, mentre altri sembravano incapaci di distogliere gli occhi dal dramma in corso. Emily disse, rivolgendosi disperatamente alla moglie di Daniel. Io non volevo che questo succedesse, è stato un errore. Rachel esplose, la voce carica di veleno. Un errore è versare del caffè sulla scrivania di qualcuno. Una relazione di 6 mesi non è un errore, è un tradimento. Emily crollò sulla sedia, singhiozzando, mentre Rachel rivolgeva la sua furia verso Daniel. «Come hai potuto farmi questo? Ai nostri figli?» «Mi dispiace», disse Daniel debolmente, le spalle crollate. «È solo successo». Rachel fece una risata amara, scuotendo la testa. «È tutto quello che riesci a dire?» Mark avanzò, rivolgendosi alla folla. «Per mesi ho visto questi due mentire e imbrogliare, pensando di potercela fare, e ora penso sia il momento che affrontino le conseguenze». Emily alzò lo sguardo verso di lui, il suo volto pieno di disperazione. «Mark, ti amo, possiamo sistemare tutto, sistemare questo». Mark ripeté con voce dura. «Hai distrutto il nostro matrimonio nel momento in cui hai deciso di tradirmi. Non c'è nulla da sistemare». La tensione nel giardino era insopportabile. Rachel si alzò bruscamente, afferrando la sua borsa. «Non posso farlo», disse, la voce spezzata. «Ti ho fidato, Daniel, ti ho dato tutto, e questo è come mi ripaghi». Rachel aspettò. Daniel implorò, cercando di prendere il suo braccio, ma lei lo scrollò di dosso. «Non osare toccarmi», sibilò prima di uscire di corsa dal giardino. Il cancello si chiuse con un tonfo alle sue spalle. Il suono echeggiava come un verdetto finale. Daniel rimase in piedi, imbarazzato, il volto rosso di umiliazione. Guardò la folla, ma nessuno incrociò il suo sguardo. «Dovrei andare», mormorò, la voce appena udibile. «Dovresti», disse Mark freddamente, spostandosi da lato per lasciarlo passare. Mentre Daniel si avvicinava al cancello, i vicini iniziarono a disperdersi, alcuni offrendo a Mark una goffa pacca sulla spalla o parole mormorate di simpatia. Nessuno diede a Emily uno sguardo. Presto il giardino era vuoto. Sicura ora, Mark ed Emily erano soli. Emily rimaneva accanto al tavolo, le braccia avvolte attorno a sé, tremando. «Mark», lei iniziò, la voce piccola. «Abbiamo finito», Mark disse interrompendola. «Hai fatto la tua scelta, Emily, ora devi vivere con le conseguenze». Senza un'altra parola, si voltò e si diresse verso la casa, lasciandola sola nell'oscurità. I giorni successivi furono una sfocatura di sussurri e ripercussioni. La notizia del confronto si diffuse rapidamente nel quartiere e Emily divenne un paria sociale. Gli amici la evitavano e i colleghi chiacchieravano alle sue spalle. Rachel chiese il divorzio quasi immediatamente, tagliando ogni legame con Daniel. Si concentrò sui suoi figli, trovando forza nel suo ruolo di madre. Mark iniziò a ricostruire la sua vita. Chiese il divorzio da Emily, purgò la loro casa dai ricordi condivisi e si immerse nel lavoro e negli hobby che aveva trascurato per anni. Mesi dopo, Mark sedeva sulla sua veranda, una birra fredda in mano. La casa si sentiva più leggera ora, libera dal peso delle bugie di Emily. Pensava a Rachel, alla sua resilienza e forza. Avevano parlato un paio di volte dopo il barbecue, trovando conforto nel dolore condiviso. Quando il sole tramontava sotto l'orizzonte, Mark sollevò la sua bottiglia in un brindisi silenzioso alla verità, alla resilienza e a un futuro libero dal tradimento. Rachel sedeva nella casa vuota, fissando le scatole piene intorno a lei. Era passato un mese dal barbecue e tutto nella sua vita era crollato. Mark aveva chiesto il divorzio nei giorni seguenti e i loro amici si erano rapidamente distanziati da lei.
Aveva cercato di contattare Mark diverse volte, implorando perdono, ma lui rimaneva freddo e distante. L'ultima volta che aveva visitato la casa per parlargli, lui l'aveva a malapena riconosciuta. Il suo sguardo era come un muro, impenetrabile e indifferente. Anche la sua famiglia, che un tempo adorava Mark, faticava a guardarla negli occhi al lavoro. I sussurri la seguivano ovunque. Anche Daniel la evitava, riluttante ad affrontare le conseguenze della loro relazione. Era stato trasferito in un altro dipartimento dopo che le risorse umane avevano appreso dello scandalo e la carriera di Emily stessa sembrava precaria. Aprì il suo telefono, scorrendo vecchie foto di lei e Mark durante le vacanze, gli anniversari, i momenti tranquilli sul divano. Si chiedeva quando tutto fosse andato storto, se ci fosse un modo per tornare indietro nel tempo. Rachel stava nella porta della camera da letto dei suoi figli, guardandoli dormire. I loro volti erano sereni, ignari della tempesta che aveva strappato le loro vite. Si era dedicata a essere la migliore madre possibile, partecipando a ogni partita di calcio, ogni evento scolastico, ma nei momenti di quiete, quando i bambini dormivano e la casa era silenziosa, il dolore si insinuava. Le sue notti erano piene di ricordi di Daniel, l'uomo che aveva amato una volta, il padre dei suoi figli. Ripercorreva i loro momenti più felici, ora macchiati dal suo tradimento. Ma Rachel non era una che si rimuginava. Iniziò la terapia, trovando forza nell'elaborazione dei suoi sentimenti e nell'impostare confini. Si unì a un gruppo di supporto per genitori single, forgiando amicizie con persone che capivano il suo dolore. Una sera ricevette un messaggio da Mark. «Ciao, come stai?» Rachel esitò prima di rispondere. «Alcuni giorni sono migliori di altri. E tu?» Mark rispose rapidamente. «Anche io. Fammi sapere se vuoi parlare un momento». Rachel fissava il suo telefono, chiedendosi com'era incontrare di nuovo Mark, non come marito della donna che aveva distrutto il suo matrimonio, ma come qualcuno che capiva il suo dolore. Mark stava nel mezzo del suo soggiorno appena dipinto, osservando i cambiamenti che aveva fatto. Aveva demolito lo spazio, eliminando ogni traccia dell'influenza di Emily. Nuovi mobili, nuova decorazione e un nuovo inizio. Le sue giornate si sentivano più leggere ora, anche se le notti erano ancora pesanti di ricordi. Pensava ai momenti in cui lui ed Emily erano felici, quando il loro amore sembrava indistruttibile. L'amava profondamente, si fidava completamente di lei e quasi lo aveva distrutto, ma ora stava riscoprendo se stesso. Aveva iniziato a lavorare il legno, trascorrendo ore nel garage a creare mobili. Era terapeutico per lui perdersi nel ritmo della levigatura, del taglio e della costruzione. Un pomeriggio, mentre lavorava su un nuovo tavolino da caffè, il suo telefono vibrò. Era Rachel. «Vuoi prendere un caffè qualche volta?» Mark fissò il messaggio, un piccolo sorriso che tirava le sue labbra. «Mi piace», rispose. Mesi dopo il barbecue, Mark e Rachel erano seduti uno di fronte all'altra in un tranquillo caffè. L'imbarazzo iniziale cedette rapidamente il posto a un ritmo confortevole, le loro esperienze condivise creando un legame non espresso. «Sono felice che tu abbia contattato», disse Mark, mescolando il suo caffè. Rachel annuì, i suoi occhi pensierosi. «Penso di aver bisogno di parlare con qualcuno che capisce veramente cosa si prova». Condividevano storie dei loro viaggi di guarigione, le loro frustrazioni, le loro speranze per il futuro. Per la prima volta in tanto tempo, Mark sentiva una connessione che non era appesantita dal tradimento. Quando si separarono, Rachel lo abbracciò brevemente. «Grazie», disse dolcemente, «per tutto». Mark lo guardò allontanarsi, un calore che fioriva nel suo petto. Non era amore, non ancora, ma era qualcosa. Le tentativi di Emily di ricostruire la sua vita erano stati accolti da fallimento dopo fallimento. Aveva cercato di contattare Daniel, sperando in qualche somiglianza della connessione che avevano condiviso, ma lui non voleva nulla a che fare con lei. I suoi colleghi la trattavano con disprezzo velato e la sua carriera, un tempo brillante, sembrava stagnare. Anche le riunioni familiari erano tese, il peso delle sue scelte pesava nell'aria. Una sera sedeva sola nel suo piccolo nuovo appartamento, fissando i documenti del divorzio che Mark le aveva inviato.
Aveva rimandato a firmarli, aggrappandosi a un barlume di speranza che potesse cambiare idea, ma con il passare dei giorni, Emily si rese conto che la speranza era vana. Mark se n'era andato e non aveva nessuno da incolpare se non se stessa. In una fresca mattina primaverile, Mark stava sulla veranda della sua casa, sorseggiando il caffè. L'aria era fresca, il mondo vivo di possibilità. Pensava a Emily, alla vita che avevano condiviso e al tradimento che l'aveva conclusa. C'era stato un tempo in cui pensava di non recuperare mai, ma ora sentiva una sensazione di pace. Il suo telefono vibrò e sorrise quando vide un messaggio da Rachel. «Vuoi fare un'escursione questo fine settimana?» Mark rispose: «Mi piacerebbe». Il suo sorriso si allargò. Entrando in casa sentì un peso sollevarsi dalle sue spalle. Non era sicuro di cosa riservasse il futuro, ma per la prima volta in tanto tempo non vedeva l'ora. Hai mai sperimentato un tradimento nella tua vita? Condividi la tua esperienza nei commenti e facci sapere cosa ne pensi della storia di Mark ed Emily. Se ti è piaciuto questo video, metti un like e iscriviti al nostro canale per non perdere le prossime storie emozionanti.